Eccoci di nuovo qui su Non Solo Whisky. Oggi Salve a parliamo di uno dei whisky preferiti. Sì, una bella scoperta, questa è una bella scoperta. Un bel acquisto fatto al Roma Whisky Festival. Koval, micro distilleria di Chicago, per cui passiamo dalla Scozia, siamo arrivati nel mondo americano. nel mondo americano. Prima distilleria aperta dopo il proibizionismo americano, distilleria completamente organica, nel senso produce tutto da sola, dalla cultura dei cereali, che è tra l'altro nel Midwest, fino all'imbottigliamento. Possiamo definirla una chilometri zero, considerando sì, gli spazi americani, sì, le diciamo, stanze anche americane. le botti mi raccontavi. Sì, anche le botti, in realtà la quercia usata per le botti era acquistata sempre lì nel Midwest, per cui è tutto a chilometro zero. Forse diciamo sì, forse 10 per le estensioni chilometri 10 no, quello che penso. Ci provano ad avere tutto un prodotto sì, si attiene anche ai criteri kosher, per cui della religione ebraica. Che altro dire? Questo è intanto ringrazio Pellegrini, che è il distributore, che ci ha fornito la bottiglia, però insomma l'ho potuto acquistare a prezzo calmierato, interessante, un prezzo molto interessante. Tra l'altro sono 50 CL, non 70. Ma nella botte piccola c'è il vino buono. Sì, questo fa diversi tipi di prodotti. Questo è un 4 grain, per cui sono avena, segale, orzo maltato e grano. Fa anche il bourbon, dove c'è un'importante componente all'interno di miglio, oltre la base. Interessante, questa cosa sarebbe da assaggiare. L'ho assaggiata sempre al Whisky Festival, e diciamo che il miglio però mi ha lasciato un pochino perplesso. Non perplesso, diciamo mi ha lasciato un pochino, come dire, amaro in bocca. Ma neanche, diciamo, pensieroso. Mi ha lasciato così, lo potrò riassaggiare sicuramente. Però indubbiamente quindi è una cosa da assaggiare. Sì. Perché... Sì, la cosa che mi ha colpito di questa distilleria è che in realtà lavora molto, molto finemente, ha anche la sensazione dell'alcol, nonostante questo whisky il profumo si sente da qua, faccia 47 gradi, l'alcol comunque ha una buonissima, ti dà una buonissima sensazione, un po' come i tannini morbidi in alcuni vini, no? Che anche se sono magari aggressivi, che non sono aggressivi. Ma difatti qui arriva il profumo e non arriva l'alcol. Considerate che staremo a 50 centimetri dal bicchiere, quindi insomma andiamo ad annusare. Prima allora, poi lo vedremo nella puntata di come si degusta un whisky. La prima annusata deve essere veloce per abituare un po' il naso, come il primo sorso deve essere un sorso molto piccolo per abituare la bocca. Sì, possibilmente masticandolo anche. Diciamo che la parte di segale si sente. Sì, decisamente, per cui è... sente anche penso il mais, perché anche esce dolce. Sì. Però sento come primo impatto sento molto le spezie, esce la più la cannella, Diciamo che di primo impatto mi ricorda il Bullet 95, quello è quasi è solo segale praticamente, però poi esce questo dolce che lo va anche fruttato. Sì. Frutti rossi. Sì, frutti rossi, ciliegia. Che dici? Cosa mi racconti di questo? Sto sniffando. cosa a me devo dire, perché questo al Whisky Festival tu non l'hai assaggiato. No, questo defilato. Chissà dove stavo. Sì, perché il Whisky Festival in realtà l'abbiamo fatto insieme. Anche se di momenti ogni tanto ci perdevamo anche tante cose da vedere, molto interessante. Io vi invito di nuovo ad andare a questi festival perché c'è molto da scoprire. Questa è una chicca, lui già conosceva, ma che insomma una piacevole conferma. Sì, no, devo dire che poi a parte nel panorama americano le microdistillerie stanno nascendo in maniera anche importante, ce ne sono moltissime. In Europa arriva poca roba. In Europa arriva poca roba,
però ecco, sono contento di averla acquistata, questa bottiglia. Sì. Direi che per ora è un'ottima scelta. Poi io sono rimasto affascinato dal Rye Whisky, quindi... Sì. Ma guarda, ti dico la verità, anche io sono rimasto affascinato dal Rye Whisky e forse l'acquisto è stato anche dettato da questa sensazione speziale, da questa sensazione speziale che c'è all'interno del prodotto. Assaggiamo, se no ci ubriachiamo con i vapori dell'alcol. Sì. Le spezie, Sì. subito. Pepe nero, Cannella, noce moscata. c'è anche un tocco di dolce che onestamente non saprei dire. Molto complesso, molto corposo. Sì. L'alcol in realtà i 43 si sentono, ma non subito. Non gliel'avrei dati. Non avrei mai detto 40, avrei detto 40, 43. No, io Nel senso che in bocca all'inizio è 0, sulle gengive 0, sulle labbra io non l'ho proprio sentito. In gola, sì. un pochino, ma Infatti, insomma quando parli di 40 gradi, comunque sono 40 gradi, 47 le dovresti sentire un po' di più e invece lo hanno tenuto molto bene secondo me. Luina, che sento? Adesso? Cosa sento? Che non sento mai il naso? La mela! La mela! Lui c'ha problemi che secondo me con la mela, col naso c'è un po' di... La mela è una cosa, un estere? Non mi ricordo. Non ci ricordiamo. Comunque è un sentore che spesso al naso mi sfugge, non lo riconosco. Sì, ognuno ha il suo naso, c'è chi poi effettivamente scopre solo dopo avere problemi a capire determinati profumi o gusti. A me devo dire è piaciuto molto, mi piace che è deciso, capisco anche perché ti è piaciuto. Andando comincia a conoscermi sui gusti. È molto molto buono, è molto delicato, Sì, è alcol solamente alla fine, quindi è veramente una bevuta interessante per chi vuole fare uno step in più nel mondo del whisky e vuole passare a capire un po' il mondo del rye, il mondo americano. Sì, che poi il mondo americano diciamo che sta cominciando a diventare interessantissimo. Sì. Interessantissimo, al di là di ciò che ci arriva qui in Europa e diciamo anche di ciò che conosciamo qui in Europa, Sì. per cui magari i brand più famosi, però in realtà C'è da dire che noi faremo anche delle puntate sui disciplinari, è previsto anche il disciplinare del Bourbon, che poi è simile a quello del rye, e vorremmo provare a portare in degustazione il Bullet Bourbon 10 anni che noi abbiamo assaggiato al Whisky Festival. sì. A me il bourbon non mi fa impazzire perché dà troppe note di charred cask, di dolce, però devo dire che quel bourbon mi aveva colpito e questo, che se non è un bourbon, è un 4-grain interessantissimo. Sì. E per quanto riguarda il bourbon, il rapporto che ho con il bourbon, diciamo a piccole dosi. Cioè se dovessi avere una settimana di tempo e scegliere... Ti stanca. Diciamo che non riesco a berlo in continuità, in continuazione, nel senso preferisco se devo bere spesso, magari bevo un Sì, ci sono scotch whisky o magari un whisky irlandese che... Ci sono quei whisky che magari che ti possono piacere all'inizio, però poi un bicchiere intero, che sono 5-6 cl, diventa difficile assaggiarli o berli. A me capita molto, per farvi capire questa cosa, con la castagna marron glacé. Il marron glacé mi piace tantissimo, ma io riesco a mangiarne mezza di castagna. Okay. Dopodiché mi satura. E in certi casi ci sono effettivamente dei whisky, e un po' questo effetto me lo fa anche a me il bourbon. Poi c'è bourbon e bourbon, però effettivamente un pochino mi satura. Vediamo con 2 gocce che succede. Anche se poi ogni tanto sento proprio la necessità, tra virgolette ovviamente, perché non è che devo prendere una medicina, però ogni tanto sento la necessità di dire stasera mi faccio un goccetto di bourbon. Sì, però non ti fai 5-6 cl. Ad esempio a me un rye molto economico è il Jane Bean, poi se tu lo tieni in bottiglia lui perde un po' della sua aggressività, e il goccettino di Jane Bean, che già lo sai che è un whisky rye bello aggressivo, bello rozzo, in realtà mi piace. In realtà quei 2 cl, quel mezzo bicchiere, un bicchiere intero probabilmente non ci riuscirei a berlo.
Però ecco, è il discorso di prima. Cambiato? Sì, è Dimmi cambiato. tutto. Beh, l'alcol è ancora più Calmierato. dolce, sì, più delicato. Sì, In realtà esce molto... sono calate le spezie, Sì, sono calato calate il le spezie, Rai. è calato il Rai ed è uscita fuori la frutta rossa in maniera anche un pochino prepotente. Sì. Però un bel cambio alla fine, Sì, no? un bel cambio, un bel Perché cambio. comunque ti dà due tipi di bevute completamente diverse. Tra l'altro ci sono anche note caramellate, adesso sono uscite che prima probabilmente erano Sì, coperte anche dal Rai, dalle spezie. Andiamo a assaggiare. Qui il Rai invece torna prepotente ma buono. Sì. L'alcol è rimasto uguale, non Sì. ha avuto grossi cambiamenti. No, diciamo, mi stupisce perché in realtà a livello olfattivo cambia parecchio, a livello gustativo non cambia, è abbastanza uguale. Anzi, forse ha perso un po' il dolce, lo sai? Sì, forse sì. Sente più le note piccanti rispetto a prima. Però diciamo che quando ci aggiungiamo l'acqua all'interno di un whisky e vediamo Comunque No, al di là Dei cambiamenti. dei cambiamenti è sempre interessante. Sì, perché possiamo fare due bevute volendo Sì, con lo stesso vero, prodotto vero. alla fine. Verissima questa cosa. Sì, per cui si sono L'alcol in accorti. bocca, sulle gengive zero, Sì. sulle labbra zero. Buono, me lo ricordavo che era buono. Un bel acquisto, ma già determinato da esperienze precedenti. Sì. E secondo me sul Bourbon ho preso diciamo, un pochino frettoloso nel decidere di comprare questo e non comprare il Bourbon. Però vabbè, se c'è l'occasione. Si impara dai propri sbagli, Sì. ma decisamente non è uno sbaglio. Io ti ringrazio per Grazie, avermi fatto assaggiare grazie a te, questo Arnaldo. Coval e ringraziamo Pellegrini ancora. Pellegrini ancora, sì, veramente. Bevete poco, bevete bene, alla prossima. Ciao.